Oggi andremo a vedere una nuova strategia di trading scalping su XAU USD. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, io sono Omar e ogni tanto su questo canale mi piace condividere con voi strategie di trading basate su indicatori. Però devo fare un piccolo disclaimer prima di spostarci al PC. Ci tengo a ricordarvi che comunque sia queste strategie sono basate per lo più su statistiche, quindi a parer mio non si può fare trading soltanto basandoci su queste, ma ci vogliono comunque delle analisi, quindi secondo me c'è sempre bisogno di fare prima un'analisi fondamentale, eccetera. O comunque sia, queste strategie possono essere integrate a quella che è la nostra operatività, eccetera. Quindi non sempre magari le strategie sono funzionanti al 100%, ci sono dei periodi in cui il mercato va in un verso e alcuni periodi che si muove verso un altro verso. Quindi noi dovremmo essere prima bravi a capire quello per poi magari farci aiutare da questi indicatori. Poi ovviamente questo mondo è talmente ampio che ci sono tantissimi tipi di operatività, ognuno vede il mercato in un modo. Sta soltanto a noi studiare e trarre le conclusioni. Poi comunque sia, se volete approfondire questo argomento anche in modo diverso, quindi non solo trading, indicatori e basta, vi invito ad entrare nel nostro gruppo Telegram, dove ogni tanto condividiamo analisi, ci confrontiamo, impariamo insieme e tanto altro. È tutto gratuito, quindi vi lascio il link in descrizione. Detto questo, adesso ci spostiamo al PC e andiamo a vedere questa strategia che mi piace particolarmente. Eccoci qua, apriamo il nostro trading view, andiamo a cambiare subito il nostro pair XAU USD, quindi andiamo qui, ok, impostato XAU USD, andiamo a cambiare anche il time frame perché qui abbiamo detto che era scalping proprio quello lì, proprio potente, quindi un minuto, andiamo proprio cattivi e andiamo subito a cercare i nostri indicatori. Per chi se lo sta chiedendo, sì, quello è un monitor ultra wide da 30 passapollici, ma io registro qui. Vabbè, ognuno ha i suoi difetti. Ma torniamo a noi e andiamo a settare subito il primo indicatore, che sarebbe l'RSI Momentum Trend. Quindi una volta inserito, eccolo qui, è il primo, lo andiamo ad inserire e non dobbiamo modificare assolutamente nulla. Poi ci serviranno queste indicazioni negativo e positivo, ma dopo andiamo a vedere proprio come operare. Non finisce qui perché abbiamo bisogno di un altro indicatore, quindi torniamo su indicatori e settiamo il secondo, Trend Following Mass 3D. Eccolo qui, esattamente il primo. Una volta inserito ci apparirà in questo modo e anche in questo caso non dobbiamo fare alcuna modifica. Con questi due indicatori possiamo partire con la nostra strategia. Una volta che abbiamo tutto settato possiamo cominciare con la nostra strategia. Come possiamo aprire la nostra posizione? Cosa ci interessa? Andiamo adesso a vedere come operare, quindi proprio come entrare a mercato. In questo caso facciamo un esempio di apertura di una posizione long. La prima cosa che ci interessa è andare a guardare l'indicatore dell'RSI Momentum, in questo caso ci dà il segnale positivo, quindi possiamo valutare di aprire long. Altra cosa che ci interessa è guardare il trend following. Quindi se vediamo che da rosso il trend following diventa verde, allora possiamo posizionarci in buy. Se invece, caso diverso, era già verde da un po' di tempo, meglio non entrare. Quindi in questo caso diciamo che la situazione è a nostro favore e andiamo a posizionarci in long. Apriamo la nostra posizione qui, mettiamo lo stop loss sotto il minimo precedente. Poi anche qui ragazzi, stop loss c'è chi preferisce impostarlo, chi non lo imposta magari e lo chiude, e chiude la posizione in manuale. Poi dipende ovviamente ognuno che tipo di gestione ha. Se siete dei tipi che psicologicamente non riuscite a prendere la perdita e quindi dite no vabbè, la chiudo io in manuale, però poi la lasciate correre fino alla liquidazione, meglio mettere sempre lo stop loss, perché ovviamente anche accettare le perdite fa parte del gioco e se non siete abituati vi fate male. Altra cosa, il take profit. Come impostiamo il nostro take profit? Anche qui, se la nostra posizione ci andrà a favore, possiamo spostare stop loss a break even, eccetera, ovviamente. O altro modo, possiamo mettere il nostro take profit con un rapporto rischio-rendimento di 1 a 1. Andiamo avanti con il grafico. Adesso io ho preso un esempio veramente casuale, non so se realmente sarebbe stata presa la posizione, ma credo che sia già stata presa. Andiamo a verificare al VAR e assolutamente sì, era andata in profit anche questa. Anche in questo caso sarebbe stata presa. Ovviamente se non volete mettere il TP qui potete gestirvela in modo diverso, magari piazzandovi 3 take profit diversi, andando a parzializzare la chiusura della posizione. Ognuno poi ha la propria gestione anche su questo, quindi è veramente adattabile su tutto. Andiamo a fare un esempio di posizione in short. Andiamo a vedere, questo è un esempio ad esempio in short, quello che vi dicevo prima. Ad esempio qui
C'è stato il segnale negativo, ma guardate, il trend following era rosso già da un po', quindi sarebbe stato inutile entrare, evitiamo di prendere queste cose qui. Quindi torniamo un tantino indietro, andiamoci a prendere una bella posizione in sell, come in questo caso, ecco qui, segnale negativo, diciamo che più o meno potevamo ancora prendercelo. E andiamo a posizionare subito il nostro sell. Mettiamo che entravamo qui, stop loss un po' più largo, rischio rendimento 1 a 1, già siamo andati oltre, ecco qua, rischio rendimento 1 a 1, posizione presa. Ripeto ragazzi, rischio rendimento eccetera, mi raccomando, metteteci del vostro per gestire al meglio la posizione, quindi non andate proprio rischio rendimento 1-1, stop loss preciso. Anche per quanto riguarda lo stop loss, gestitevela bene. Se vedete che vi sta andando contro, se vedete che rompe una struttura, magari la chiudete. Se avete già fatto se già avete fatto una vostra analisi eccetera, magari vedete che non vi piace questa entrata che vi consiglia lui, non fatela. Nient'altro da aggiungere ragazzi, come avete visto strategia molto semplice, la sto provando già da un bel po' dietro le quinte, saranno circa 2 settimane, e vorrei farci una challenge sfruttando il conto centesimale di cui abbiamo parlato nello scorso video. Vi lascio qui il video se vi interessa la questione dei conti centesimali, quindi potrebbe essere una buona occasione questa proprio per sfruttare il conto e per fare la challenge. Noi ci vediamo al prossimo video.